O cuore trema, i sono soprasciati, tanti anni sono passati, tu voglio sempre bene. Molise mio, sono io dannanza, sono io da preso, hai visto il mondo, hai visto il fun, molise mio. Sono stato triste, sono stato forte, hai visto la morte, sono figlio a te, molise mio. O cuore vola, ti corre ancora appresso, sei tu che tanto risi, ti voglio sempre bene, molise mio. So io dannanza, so io da presso, hai visto il mondo, hai visto il mondo, molise mio. Sono stato triste, sono stato forte, hai visto la morte, sono figlio a te, molise mio. Hi Walter. Hi Daisy, nice to meet you. Nice to meet you. Per me è un piacere essere a Campobasso e conoscerla. Facciamo una cosa, diamoci subito del tu e se sei d'accordo vorrei mostrarti questo palazzo nella sua interezza. Certo, let's go. Andiamo. Daisy, siamo in un luogo davvero particolare della Campobasso medievale. Nel 300 incomincia a sommuoversi qualcosa nell'abitato antico. Si scende a valle, la piazza non è più quella antica sotto la chiesa di San Giorgio, ma arriva qui, nel largo di San Leonardo, denominato un tempo largo Sant'Andrea per la presenza di una chiesa bulgara. È un luogo che diventa cardine per la città in termini di mercato e commercio. Un luogo particolare dove Cola di Monforte sposta le sue difese, costruendo la seconda cinta muraria di Campobasso. Ma accade ancora un'altra cosa. Nicola di Monforte tradisce gli aragonesi, il luogo degli Angioini, e per questo viene esiliato. Qui davanti aveva costruito una porta che adesso non c'è più. Viene abbattuta e dagli aragonesi viene spostata più avanti, alla fine di questa strada che diventa cerniera per l'abitato campobassano e darà sfogo all'ampliamento non solo urbanistico ma anche commerciale della città di Campobasso. Il 4 settembre 1464 Ferdinando II d'Aragona riconosce a Campobasso lo status di città regia. Questo è il palazzo che si mostra nella facciata con le sue forme settecentesche. In effetti i documenti d'archivio poi ci hanno rivelato che è un palazzo che è stato ricostruito su un palazzo più antico nel 1783. Le proprietà sono state tante, a secondo di chi lo detenne in possesso, ma soprattutto è lo stemma che denota l'appartenenza ai Salottolo, che è stata un'altra famiglia importante di Campobasso, ma è l'interno soprattutto che ci rivelerà la scoperta. Scusami Walter, puoi dirmi esattamente come presentarti nel mio articolo? Non voglio commettere errori. Ok, io sono Walter Santoro, sono un archeologo, co-curatore della storia di Campobasso di Vincenzo Tortogasdia in 7 volumi e presidente dell'associazione Opificio Culturale. Con il collega Ziccardi abbiamo fatto questa scoperta che portiamo alla luce. Ci troviamo davanti alla vera e propria scoperta, un portale che si connota non settecentesco ma dei primi 500, al centro l'emblema araldico, ma qui imbiancato di calce, mostrato denso di pittura che lo ricopre, ma siamo riusciti a decifrarlo. Si
tratta di uno stemma a testa di cavallo e testimonia l'alleanza nuziale, quindi il matrimonio tra questi due personaggi che erano Isabella di Capua e Ferrante I Gonzaga. Considera che questo stemma è presente in soli 2 esemplari, uno a Napoli, in piazza San Domenico Maggiore, e l'altro a Campobasso. Una scoperta unica nel panorama europeo perché parliamo di 2 personaggi di importanza europea. La documentazione cartografica, come questa bellissima pianta del 1584, ci ha testimoniato l'esistenza di un palazzo che si credeva dei Cannavino, che si credeva dei Salottolo, dei Carafa, ma in realtà è il palazzo di Capua Gonzaga di Campobasso. Bene Daisy, credo che siamo arrivati alla fine di questa visita. Popolo senza storia è un popolo senza radici. Scoprire i Gonzaga a Campobasso significa qualcosa anche per il futuro, in veste turistica. Grazie Walter, è stato tutto interessantissimo e se possibile mi piacerebbe rivederci ancora. Ok, però questa volta vorrei portarti in un luogo diverso, vorrei tediarti molto meno con la storia e ti porto in un luogo naturalisticamente bellissimo con personaggi straordinari. Sure, bellissimo. Allora a presto. Ciao Ciao Walter. Daisy. Voce voce sì, quando mi parla da chiata d'acqua dove mi specchia, voce sì, quando mi coglie o tempo che hai messo per raccogliere. La voce sia quando mi svesto e a sera che mi addormo pa fatica. Dolce voce sia quando mi suona che è venuto il mondo stiamo in pisa. Dolce voce sia quando mi dici con amore è solo quella che ci resta. Dolce è la voce sia quando mi svesto e a sera che mi addormo pa fatica. Dolce è la voce sia quando mi suona che venuto il mondo stiamo in pisa. Dolce la voce sia quando mi dici che amore è solo quella che ci resta. Dolce è la voce sia voce sia dolce, dolce, e la voce sia. Sono Daisy O'Brien, giornalista Dallas Daily. Piacere, benvenuta. Vorrei parlare con lei del vostro lavoro e fare qualche fotografia. Bene, le faccio visitare la mia bottega. Come vedi, il mio artigianato è nato proprio per l'amore che ho per Campobasso e per il Molise. Infatti io riproduco un po' tutti gli usi e i costumi della nostra terra con la terracotta.
E in particolare, ecco, vedi, questi sono i misteri del Corpus Domini di Campobasso. Questi sono delle riproduzioni, però sono degli ingegni portati a spalla con i bambini veri, molto antica, che risale al 1750. E sono 13 misteri vestiti proprio con i bambini, con le persone viventi. Io li riproduco in miniatura, vedi? Quindi io sono molto appassionato della nostra storia di Campobasso e quindi la trasferisco con la mia arte in questi oggetti. C'è tutto uno studio sulla nostra città, anche perché qui ci troviamo in una zona antica di Campobasso, questo è il centro storico. Anticamente si chiamava Via delle Concerie questa zona, perché c'erano tutti i negozi e botteghe di pellami, di calzolai, quindi era un rione di artigiani. Adesso sto decorando. Questi sono i personaggi dei misteri, vedi? Sono tutti fatti a mano. Wow, very piccolissimi. Adesso sì, guarda, vengono decorati con dei pennelli molto piccoli perché sono oggetti piccoli. Realizzo prima in argilla il pezzo, che viene poi cotto in un forno speciale, arriva a 1000 gradi, penso un po'. Dopodiché vengono decorati a mano, quindi è un lavoro molto lungo. Scusi, ma chi è questa donna grossa? Questa è un personaggio di Campobasso. Ah, Io riproduco anche un po' le figure di persone tipiche della nostra città. Questa in particolare è Donna Peppa. Era la tenutaria di una casa di tolleranza che era qui a Campobasso. cos'è tolleranza? Come ti posso spiegare? È una casa dove purtroppo si prostituivano le ragazze. Allora era legale, poi nel 1958 c'è stata una legge, la legge Merlin, che ha decretato la chiusura di queste case di tolleranza che erano sparse in tutta Italia. Che cos'è questo simbolo? Questo in pratica è un vecchio gioco che risale all'epoca dei Romani. Si chiamava il Ludus Latrunculorum, però veniva scolpito sulle soglie delle vecchie case perché aveva un potere esoterico, allontanava gli spiriti maligni dalle case. Vedi, io ho riprodotto in terracotta tutti i personaggi di questo quadro che raffigura la pace tra i crociati e i trinitari, che erano due confraterni in lotta qui a Campobasso. Questa pace è avvenuta nel 1587 ed è avvenuta proprio in questa strada. Franco, qui è tutto bellissimo. Prima facevo un altro lavoro, prima di aprire questa bottega. Poi mi sono licenziato dalla sera alla mattina e mi sono dedicato a questa mia passione. Voi siete
Married? Sì, sono sposato e mia moglie, grazie a mia moglie che mi ha incoraggiato a fare questo lavoro, altrimenti non l'avrei fatto. Bellissimo. Grazie. Ciao Franco. Ciao. Spero di rivederti in Grazie. futuro. Grazie che sei venuta a visitare la mia bottega. Grazie a te. Ciao. Ciao. Si è nata da una rosa, cresciuta rende fratta, tie l'occhio come gatto, un mondo senza età. Rita, una vita, una voce, una croce. Rita, una vita, no canto, no chianto. Rita, una vita, no cuore, un amore che muore, non muore, mai muore. Ti guarda e mi riposa, con sole cagliata, s'amore come occhiate, per vivere e sperare. Rita, una vita, una voce, una croce. Rita, una vita, no canto, no chianto. Rita, una vita, no cuore, un amore che muore, non muore, mai muore.